Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cosmegen Idis Managing World Medicines. Ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cos'ha Cosmegen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cosmegen durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cosmegen? Cosmegen ha un farmaco a base del principio attivo d'actinomicina, appartenente alla categoria degli antineoplastici antibiotici citotossici e nello specifico actinomicine. È commercializzato in Italia dall'azienda Idis Managing World Medicines. Cosmegen può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Cosmegen 0,5 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ricordati Rare Diseases SARL. Concessionario: Idis Managing World Medicines. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: d'actinomicina. Gruppo terapeutico: antineoplastici antibiotici citotossici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: tumore di Wilms. Il tumore che più spesso risponde a Cosmegen, d'actinomicina, actinomicina D, ha il tumore di Wilms. Con dosi moderate di d'actinomicina ed una radioterapia associata si possono ottenere miglioramenti transitori della sintomatologia obiettiva altrettanto efficaci e più prolungati di quelli ottenibili mediante somministrazioni separate delle due modalità terapeutiche in dosi più elevate. Anche le metastasi polmonari possono scomparire più rapidamente ed in modo più completo con la terapia di associazione. Nel trattamento del tumore di Wilms con la d'actinomicina i risultati non sono tuttavia sempre soddisfacenti. Dopo una rapida riduzione iniziale delle dimensioni del tumore, la durata della remissione può essere di solo poche settimane, mentre successivi cicli di trattamento con la actinomicina tendono ad essere meno efficaci. Rabdomiosarcoma. Una regressione transitoria del tumore e favorevoli risultati nella sintomatologia soggettiva sono stati osservati con l'impiego della actinomicina nel rabdomiosarcoma che, come la maggior parte dei sarcomi dei tessuti molli, è relativamente resistente alla radioterapia. Gli effetti terapeutici sono tuttavia meno costanti e meno notevoli che nel tumore di Wilms. Ciononostante, vale sempre la pena di usare Cosmegen nel rabdomiosarcoma, soprattutto nei casi dimostratisi incurabili mediante terapia chirurgica o radioterapia. Infatti, la d'actinomicina associata alla radioterapia può indurre una regressione del tumore sufficiente a permettere un'ampia e radicale ablazione. La radioterapia associata alla d'actinomicina sembra potenziare l'efficacia del chemioterapico. Tumore metastatico del testicolo non seminoma. Nel tumore metastatico del testicolo non seminoma, embrioma, teratocarcinoma, coriocarcinoma, l'impiego della d'actinomicina insieme ad altri agenti antitumorali ha dato luogo ad una regressione da parziale a completa delle metastasi polmonari. Questa chemioterapia associata consisteva in d'actinomicina ed in un alchilante unitamente, in alcuni casi, ad un antimetabolita. Concentrazioni inizialmente alte di gonadotropina corionica sono ritornate a livelli normali unitamente alla regressione del tumore. Gli effetti favorevoli in alcuni pazienti si sono protratti per 9-18 mesi ed oltre. In altri pazienti, tuttavia, le metastasi sono regredite solo parzialmente e, nonostante il proseguimento della chemioterapia, si è verificato il decesso. Altre neoplasie. L'impiego della d'actinomicina, per lo più abbinato alla radioterapia, è stato seguito dal miglioramento transitorio della sintomatologia obiettiva e dal sollievo della sintomatologia dolorosa e del disagio. La gamma degli effetti palliativi si estende da una temporanea inibizione nella crescita del tumore ad una considerevole, sebbene temporanea, regressione delle sue dimensioni. Tra le malattie neoplastiche che hanno risposto in qualche misura in casi determinati, si annoverano il melanoma maligno ed il neuroblastoma. Cosmegen e radioterapia. Numerosi dati obiettivi suggeriscono che la d'actinomicina potenzi gli effetti della radioterapia. La d'actinomicina può risultare maggiormente efficace quando associata alla radioterapia. Con l'associazione d'actinomicina-radioterapia, la cute normale e la mucosa orale e faringea mostrano l'instaurazione precoce di un eritema.
Una dose di radiazioni inferiore a quella abituale, se associata alla actinomicina, determina eritema e vescicolazione che progrediscono più rapidamente attraverso le fasi della pigmentazione e della desquamazione. La scomparsa dell'eritema può verificarsi in 4-6 settimane anziché a copyright 2-3 mesi. L'eritema da precedente radioterapia può essere riacutizzato dalla somministrazione della sola actinomicina, anche quando la radioterapia era stata somministrata molti mesi prima e, in particolare quando l'intervallo di tempo tra queste due forme terapeutiche è breve. Il potenziamento dell'effetto della radiazione rappresenta un problema particolare quando la radioterapia coinvolge le membrane mucose. Quando l'irraggiamento sia diretto verso la nasofaringe, questa associazione può produrre una mucosite orofaringea grave. Possono verificarsi gravi reazioni quando si somministrino alte dosi di actinomicina e di radiazioni o quando il paziente sia particolarmente sensibile a questa terapia di associazione. A causa di tale effetto di potenziamento, il trattamento con actinomicina può essere tentato nei tumori radiosensibili che non rispondono a dosi tollerabili di radioterapia. Può essere osservata una regressione obiettiva della dimensione del tumore e della sua attività con l'impiego di posologie inferiori e meglio tollerate di entrambi questi tipi di terapia. Cosmegene tecnica di perfusione. La actinomicina, da sola o associata ad altri agenti antineoplastici, è stata somministrata anche mediante la tecnica della perfusione isolata, sia come trattamento palliativo che come coadiuvante nella resezione chirurgica dei tumori. Certi tumori considerati resistenti alla chemioterapia e alla radioterapia possono rispondere quando il farmaco viene somministrato con la tecnica della perfusione. Le neoplasie in cui la actinomicina è stata sperimentata con tale tecnica comprendono vari tipi di sarcomi, carcinomi e adenocarcinomi. In alcuni casi i tumori sono regrediti, la sintomatologia dolorosa è migliorata per periodi variabili ed è stato possibile procedere all'intervento chirurgico. In altri casi, invece, i risultati sono stati meno favorevoli. Comunque, in casi specifici, il farmaco somministrato per perfusione può indurre un effetto palliativo più sensibile che se somministrato per via sistemica. La somministrazione dell'actinomicina mediante la tecnica della perfusione isolata offre determinati vantaggi, purché copyright la dispersione del farmaco attraverso il circolo generale in altre regioni del corpo sia minima. Con questa tecnica, il farmaco è in costante contatto con il tumore per tutta la durata del trattamento. La dose può essere aumentata molto al di sopra di quella impiegata per via sistemica, di norma senza un aumento del pericolo di effetti tossici. Limitato ad una parte isolata, il farmaco non dovrebbe interferire con i meccanismi di difesa del paziente. L'assorbimento sistemico dei prodotti tossici del tessuto neoplastico può essere ridotto al minimo, eliminando il liquido di perfusione al termine del procedimento. Posologia. Le reazioni tossiche dovute alla actinomicina sono frequenti e possono essere gravi, il che limita in molti casi la posologia da somministrarsi. La gravità degli effetti tossici è, tuttavia, molto variabile e dipende solo in parte dalle dosi impiegate. Il farmaco deve essere somministrato in cicli brevi. Impiego per via endovenosa. La posologia della actinomicina varia in rapporto al grado di tolleranza del paziente, alla dimensione e alla localizzazione della neoplasia e all'impiego di altre forme di terapia. La riduzione delle dosi abituali indicate più avanti può rendersi necessaria quando vengono impiegati altri chemioterapici o la radioterapia contemporaneamente o quando sono stati impiegati in precedenza. Una maggiore frequenza di effetti tossici dovuti alla actinomicina è stata osservata nei bambini. Il rischio di eventi avversi, inclusa la malattia veno-occlusiva epatica, risulta particolarmente elevato nei bambini di età inferiore ai 12 mesi ai quali il farmaco non deve essere somministrato, se non dopo accurata valutazione del rapporto beneficio/rischio e di eventuali possibili alternative terapeutiche. Il dosaggio di Cosmegen viene calcolato in microgrammi, mcg. La posologia per ogni ciclo di 2 settimane, nella popolazione adulta o pediatrica, non deve superare i 15 mcg/kg/v, ovvero i 400-600 mcg/m2 di superficie corporea per via endovenosa al giorno, per 5 giorni. Il calcolo della posologia in caso di pazienti obesi o edematosi deve avvenire sulla base della superficie corporea, nel tentativo di correlare la posologia alla massa magra. Cosmegen può essere utilizzato in monoterapia o come componente di un'ampia varietà di regimi polichemioterapici. Poiché copyright i regimi terapeutici sono in costante evoluzione, la somministrazione e la scelta dello schema posologico devono essere sotto il diretto controllo di medici esperti nel trattamento delle patologie oncologiche. I regimi suggeriti di seguito si basano su un esame della letteratura più recente in materia di terapia con Cosmegen e si riferiscono a un singolo ciclo.
tumore di Wilms, regimi con dose singola elevata, PE, Aerospulse intensive AeroS, di 45 mcg/kg per via endovenosa, somministrati secondo vari schemi posologici e in varie associazioni con altri agenti chemioterapici. Sebbene siano stati inoltre utilizzati regimi con dose standard suddivisa, STD, di 15 mcg/kg per via endovenosa al giorno, per 5 giorni, somministrati secondo vari schemi posologici e in varie associazioni con altri agenti chemioterapici, la dose singola elevata raccomandata. Rabdomiosarcoma, regimi di 15 mcg/kg per via endovenosa al giorno, per 5 giorni, somministrati secondo vari schemi posologici e in varie associazioni con altri agenti chemioterapici. Tumore metastatico del testicolo non seminoma 1000 mcg/m2 per via endovenosa in 1 al giorno, come parte di un regime di associazione con ciclofosfamide, blionicina, vimblastina e cisplatino. Tecnica di perfusione isolata. Gli schemi posologici e la tecnica stessa variano da uno sperimentatore all'altro. Per i dettagli si consiglia quindi di consultare la letteratura in merito. In genere, vengono consigliate le seguenti dosi: 0,05 mg per chilogrammi di peso corporeo per gli arti inferiori e la regione pelvica, 0,035 mg per chilogrammi di peso corporeo per gli arti superiori. Nei pazienti obesi, o quando siano state precedentemente impiegate la chemioterapia o la radioterapia, può essere opportuno adottare dosi più basse. Le complicanze della tecnica di perfusione si verificano soprattutto in relazione alla quantità del farmaco che può sfuggire nel circolo sistemico e possono manifestarsi in depressione dell'emopoiesi, assorbimento di prodotti tossici derivanti dalla distruzione massiva dei tessuti neoplastici, aumentata tendenza a contrarre infezioni, difficoltà di cicatrizzazione e ulcerazione superficiale della mucosa gastrica. Altri effetti collaterali possono comprendere edema dell'estremità interessata, danno ai tessuti molli della regione perfusa e, potenzialmente, trombosi venosa. Per le istruzioni sulla preparazione della soluzione e lo smaltimento del prodotto inutilizzato, vedere la sezione 6 Euros precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione a EuroS. Cosmegena in associazione ad altri agenti antineoplastici. I seguenti schemi posologici per gli adulti riguardanti l'impiego della dactinumicina in associazione al clorambucile, un alchilante, ed il metotrexate, un antimetabolita, si basano sugli studi condotti da un gruppo di ricercatori che hanno impiegato questa associazione nel trattamento del coriocarcinoma. Il clorambucile, 10 mg, ed il metotrexate, 5 mg, vengono somministrati per via orale ogni giorno per 16-25 giorni. La dactinumicina viene somministrata per via endovenosa per 5 giorni consecutivi ad una posologia giornaliera di 0,5 mg a partire dal 3° giorno dall'inizio della terapia con il clorambucile ed il metotrexate. Alla 12ª e 21ª giornata si iniziano 2 ulteriori cicli di terapia con la dactinumicina della durata di 5 giorni ciascuno. La malattia può effettivamente mostrare sintomi di aggravamento durante le prime 2 settimane della terapia di associazione. Con l'impiego continuato di questi farmaci si può tuttavia riscontrare un miglioramento della sintomatologia, sia soggettiva che obiettiva, una volta completato un ciclo terapeutico della durata di 25 giorni. La nausea ed il vomito dovuti alla dactinumicina rendono necessaria la somministrazione intermittente del farmaco ed è estremamente importante mantenere il paziente sotto controllo giornaliero per rilevare eventuali effetti collaterali tossici quando si impiega la chemioterapia multipla sopra descritta, dato che in alcuni casi il paziente non tollera un ciclo completo di terapia. Se nel corso del trattamento si manifestano stomatite, diarrea o grave depressione dell'emopoiesi, è consigliabile sospendere la somministrazione di questi farmaci sino alla scomparsa dei disturbi. La terapia di mantenimento, che consiste in un ciclo di 7 giorni con clorambucile e metotrexate e in un ciclo di 5 giorni con dactinumicina a partire dal 3° giorno, viene effettuata una volta ogni 2 settimane per 2 cicli, una volta al mese sino alla remissione della sintomatologia obiettiva, e in seguito una volta ogni 2 mesi. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Se la dactinumicina viene somministrata nel corso di una infezione da varicella o da herpes zoster o nel periodo immediatamente precedente o successivo, la malattia può generalizzarsi in forma molto grave, talvolta con esito letale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: per ricostituire Cosmegena aggiungere 1,1 ml di acqua sterile per uso iniettabile, senza sostanze conservanti, attenendosi alle precauzioni necessarie per l'asepsi. La soluzione di dactinumicina, una volta ricostituita, può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Cosmegen può interferire con i saggi biologici per la determinazione dei livelli di farmaci antibatterici. Non si conoscono interazioni medicamentose con questo farmaco. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cosmegen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cosmegen durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Sono state riscontrate malformazioni ed embriotossicità nel ratto, nel coniglio e nel criceto dopo somministrazione endovenosa di 50-100 mcg/kg, dosi 3-7 volte la dose massima raccomandata per l'uomo. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vi sono effetti collaterali associati con questo medicinale che potrebbero interferire sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vedere la paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Effetti indesiderati. Gli effetti tossici, fatta eccezione per la nausea e il vomito, non si manifestano in genere prima che siano trascorsi 2-4 giorni dal termine di un ciclo terapeutico e talora, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La DL50 per somministrazione endovenosa nel ratto di 460 mcg/kg. Le manifestazioni di sovradosaggio comprendono nausea, vomito, diarrea, mucosite, inclusa la stomatite, ulcera gastrica, gravi disordini della cute, inclusi esfoliazione, esantema, desquamazione, epidermolisi, depressione ematopoietica grave, malattia veno-occlusiva, insufficienza renale acuta, sepsi, anche sepsi neutropenica, con esito fatale e morte. Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con Cosmegen. Il trattamento asintomatico e di supporto. A zero consigliabile esaminare frequentemente la cute e l'integrità delle mucose come anche la funzionalità renale, epatica e del midollo osseo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria terapeutica. Antineoplastici codice ATC. L01 La dactinumicina fa parte del gruppo delle actinumicine, antibiotici prodotti da varie specie di Streptomyces. La dactinumicina è il componente principale del complesso di proprietà farmacocinetiche. Risultati di uno studio in pazienti con melanoma maligno indicano che la dactinumicina è in minima parte metabolizzata, concentrata nelle cellule nucleate e non supera la barriera ematoencefalica. Dati preclinici di sicurezza. Studi sull'animale hanno dimostrato che la dactinumicina può risultare corrosiva per la cute, irritante per gli occhi e le mucose del tratto respiratorio ed estremamente tossica per via orale. Elenco degli eccipienti. Mannitolo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.